Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola Consiglia. Quanta bella roba! Quanti ingredienti ci sono sul tavolo, vero? Tantissimi. E in più c'è una cosa in più, diciamo, il fatto che ho disossato un pollo senza distruggerlo troppo. E senza tagliarti, soprattutto. Quello merito di mio figlio che mi ha comprato un guantino e il coltello adatto. Ora faccio le rifiniture, questo l'avevo già pulito, però come vedete ci sono delle piccole imperfezioni, diciamo, ecco, dei nervetti che vanno Io, tolti. se siete curiosi, vi metto nell'info box il video in cui ha disossato il pollo. Qui se siete curiosi, Perché sono magari stata brava. sei stata bravissima e visto che non tutti lo sanno fare a casa, Ah, beh, certo. magari può Ma essere perché uno utile. non è che nasce macellaio, diciamo, Assolutamente. e quindi automaticamente E qui oggi che ricetta ci fai? pollo ripieno. Ah, con tutte queste... Esatto, con tutta questa bontà di Dio. esatto. Però adesso prima vado a fare in modo che il petto di pollo venga un po' tagliato per aprirlo ancora di più a portafoglio. Quindi andrò a prendere il coltellaccio malefico, che è quello che mi ha comprato mio figlio, che cioè io ho il terrore solamente a guardarlo. Vabbè. Guardate che lama, ragazzi. E guardate come taglia, eh. Questo lo metto qua. Vai, facci vedere. Guardate che roba, cioè io non sto Un affondando. bisturi. Esatto, io non sto affondando per niente, aiuto. Ecco qua. Così viene, vedete? Bello aperto. Ancora più carnoso. Esatto. E anche di là. E soprattutto il petto, che è la parte più, tra virgolette, stoppacciosa, in questo modo sarà tagliato in due e farcito. Eccolo qui. Dopo andiamo a lavare e rimettere nella scatola, perché io lo tengo da una parte in alto perché non si sa mai. Allora, che cosa dobbiamo fare adesso? Stavo sentendo perché mi sembrava un ossicino, invece no. Dobbiamo utilizzare determinati ingredienti per fare il ripieno. Io qui ho 500 g di macinato misto tra vitellone e maiale, ho del macinato di pollo, 2 salsicce, le fettine di pancetta arrotolata, ma volendo potete prendere anche quella fresca, ve la fate tagliare fina fina dal vostro macellaio o salumiere, 6 fettine di pancarré che io adesso andrò ad ammollare e a strizzare, e le olive fantastiche del gruppo caro. Io dico sempre dell'olio caro, Sì. perché noi utilizziamo solo il loro olio ormai, perché E è queste olive sono buonissimo. straordinarie, ragazzi. Io vi do un consiglio. Nell'info box mi metto tutti i dati loro. Andate sul sito gruppocaro.com, iscrivetevi alla newsletter e vi arriva subito un buono sconto da 15 euro da utilizzare con i loro prodotti, che sono magnifici. E detto questo, che è un ottimo consiglio, vi assicuro, inizio a mettere gli ingredienti. Allora, intanto ho messo a bollire delle uova. Io ho detto delle perché ognuno può metterne quante ne vuole, poi si può mettere anche solo un uovo nel centro, va bene? Anche con gli ingredienti, non hai dato le No, non grammature le ho date perché è a a piacere. sentimento. No, le grammature le ho date del macinato. E del pollo no, però mi pare. Questo pollo qui? Del macinato di Sì, pollo. circa 1 chilo di Ah, ok, non mi ricordavo. Mi macinato ricordavo pollo. male io allora. Forse ricordo Vabbè. male, io non lo so. Comunque saranno circa 2 etti di olive tagliate, un etto all'incirca di parmigiano reggiano, mettiamo, come ho detto, 6 fette di pancarré bagnate e strizzate, una bella presina di sale, del pepe macinato fresco direttamente dal macinino, così nessuno becera, che non si mette quello già macinato. Mannaggia, certi commenti sono così divertenti, ragazzi.
Ok, poi mettiamo, appoggio qui, il macinato di pollo. Se per caso è troppo, voi fate una bella cosa, ve lo tenete da parte e ci fate delle polpette meravigliose. Ottima idea. Poi tolgo la pelle alla salsiccia, metto qua e tengo la pancetta per ultimo. per ultima, perché mi serve per ricoprire interamente il pollo, che gli dà quella croccantezza e lo tiene anche piuttosto morbido, no? Ok? Vado a bagnare, a strizzare il pane e ci vediamo tra un po'. Hai Ho impastato manipolato tutto? Sì, ho aggiunto un uovo, onde legare bene il composto, e mi ero dimenticato di dirvelo, scusate. Allora, detto ciò, andiamo ad imbottire il nostro pollo. Poi metteremo anche le uova che stanno cuocendo. Come prima cosa vado a riempire... Ah, all'ultimo le uova? Sì, perché vanno al centro. Ok. Dicevo, vado ad imbottire le cossie. Deve essere un bel piatto la coscia. Sì. Ripiena. Poi, dopo le cossie, andiamo a riempire anche tutto il resto. A tavola con Silvia ci ha messo un pochino, ma neanche troppo per disossarlo. Beh, un quarto d'ora ci ho messo. E complimenti mica... comunque a chi no, lo fa. Un quarto d'ora è un bel po', non è pochino, è tanto, perché comunque io ho visto i macellai lo fanno in pochissimo tempo. Vabbè, ora è un'arte. sì, sono bravi, c'è niente da fare. A questo punto aspettiamo le nostre uova, che sono quasi fatte, e ci rivediamo qua per finire il pollo. A dopo. Eccole qua le nostre uovette. Togliamo un pezzo di punta, che tanto comunque è vuota dal rosso, e per ora l'appoggio qui. C'è un motivo? Sì, si incanalano meglio. Facciamo prima un solco. Esatto, un solco nel centro, in questo modo, e li mettiamo qui. Ok? Ora le capocchiette andranno ai gattini, che sono contentissimi. Mettiamo dell'altro macinato intorno, verrà un bombardone di pollo proprio, e a questo punto tentiamo di chiuderlo. No, si chiude, come no? Eccolo qui, si chiude. Ovviamente adesso mi servirà l'aiuto del mio fido marito aiutante per mettere lo spago. Esatto. Però nel frattempo volevo farvi vedere come mettere la pancetta, perché intanto noi la mettiamo sopra a tutta la parte del pollo superiore, ecco, proprio così. Verrà bello saporito. Molto. A posto ho messo poco sale dentro. La letta la mettiamo fuori, sotto all'ascella, così. Sotto l'ascella, sì. Sotto l'ascella. Povero polletto. Vabbè, però hai fatto una bella fine, dai. Sì. Ecco qui. Mettiamo ancora altra pancettina. Poi il resto anche dall'altro lato. No. No, solo da un lato? Solo sopra, sì. Ah. Solo sopra. E poi la riempirò qua. Però mi serve comunque un aiuto e dobbiamo farlo in due. E allora andiamo a legare e vi facciamo vedere poi come l'abbiamo legato. Esatto, a fra poco. E abbiamo quasi finito. L'abbiamo, è bellissimo. Siamo stati proprio bravi. Alla fine ho fatto da sola e lui mi guardava. Però io confermavo che stava facendo bene, quindi comunque è un lavoro fatto di coppia.
Madonna ragazzi, c'è una pazienza. Sapeste? Allora, adesso lo fissiamo anche in lungo e largo. Sì, esatto. È bravissima. Mi sembro il chirurgo che mette i punti. Ancora Un altro spago per la lunghezza. un'altra legata. Esatto. Ragazzi, voi intanto mettete un bel mi piace a questo video. Ecco, io sto a fare una faticata qui, su. E poi seguiteci anche su Instagram, sia come video ricette insieme che come la mia consorte. Come la mia consorte. Possiamo dire come ti chiami? Ma certo che lo possiamo dire, perché non lo sa nessuno, dice. Si chiama Silvia. È un segreto. È un segreto, non lo dite a nessuno, mi chiamo Silvia Santelli. Eccomi qua. Ok, detto ciò, vado a dare anche una legatina alle cossie, perché da qui se no esce la ciccia. Ah, quindi un punto di sutura. Sì. E questo adesso va messo in... No, non lo mettiamo subito in forno. No, questo adesso io lo copro con prima la carta da forno, poi la carta argentata, perché dovete sapere che la carta argentata non va mai a contatto con gli alimenti perché è tossica, l'hanno scoperto da poco. E potrei mettere la pellicola, direte voi. Sì, il problema è che l'ho finita per la pizza e quindi niente pellicola. E stasera è stata una serata di ricette, ragazzi. Domani ricomprerò la pellicola. Dicevo, lo mettiamo coperto in questo modo, come vi ho detto, nel frigorifero tutta la notte. Carino carino a riposare, perché lui deve fare le ninne. Sì. E poi, mamma, enorme. Ho esagerato, mi sa, con le quantità, come al solito. E poi? Pezzo di pepe. E poi domani lo cuociamo, perché calcolate che ci vuole circa un'oretta per ogni chilo di peso. Quindi vedete voi, 1,5 kg del pollo, 1,5 kg di macinato più le uova e tutto il resto. Io direi che forse 2 ore e mezza, 3 ce ne vogliono tutte. E allora ci vediamo domani. E certo che ci vediamo domani, dobbiamo cuocere con le patate novelle. Ci vediamo per la cottura. A domani! Eccoci qua, buongiorno a tutti e buon primo maggio, scusate. Allora, il nostro pollo è pronto da mettere in teglia, le nostre patate novelle, quelle qui lavate, grattugiate, scartavetrate, disinfettate, eccetera, eccetera. Adesso mi dispiace che tutta questa carta argentata non potrò andarla a riutilizzare perché ovviamente è stata contaminata dal pollo. La utilizzeremo quando scapperà il gatto. Ah, è vero, perché voi dovete sapere, scusate il rumore, oh guardate che bel bambino, Bellissimo. che il nostro gatto va matto per le palline di carta argentata, non so perché, forse perché fanno rumore, comunque. E quando scappa noi lo andiamo a riprendere usando quelle. Esatto, allora mettiamo il pollo come vedete in teglia, niente di più semplice, pesa un po' ma va bene. Adesso io cosa vado a fare? Vado a condire le patate, quindi le taglio a cubotti. Ah, badate bene, non le metto subito, le condisco e le lascio coperte in frigo fino al raggiungimento di un'ora di cottura del pollo, perché se io mettessi le patate in questo momento, queste tra 3 ore sono carboncini, ne convenite, no? Ah sì. Allora facciamo dei pezzoni grossi così, per quelle grandi come questa che non è una patata, è un'anguria praticamente, E poi le metti in frigo. le condisco Come? con olio, sale e pepe se volete, e il nostro rosmarino Di campo. dell'orto, e le giro bene bene con le mani, perché con le mani si condiscono le patate, cominciamo. No, le mani non si usano, no, si usano.
perché le usano tutti gli chef, e quindi adesso vado a condirle con olio, sale, io ci metto anche il pepe e un po' di rosmarino. Ci vediamo tra un po'. Intanto infornatelo, mi raccomando, la prima ora. Fate mezz'ora a 220 gradi forno a temperatura, proprio per far sì che venga la crosticina, e poi abbassate a 190 gradi, forno statico, non ventilato, sennò vi si asciuga troppo. E poi mettete a 160 a ventilato per il restante tempo, ma dipende sempre da quanto avete grande il pollo. A dopo. A dopo. Allora, dopo circa 2 ore e 40 abbiamo tolto il pollo dalle patate, messo da parte il liquido che ogni tanto ci servirà per annaffiare il pollo, quindi renderlo ancora più morbido e succulento, e le patate le abbiamo messe in alto per farle grillare, va bene? Niente, è praticamente cotto, tra un quarto d'ora ci vediamo, è tutto a posto, arrivederci. Eccoci qua, guardate che meraviglia, è venuto benissimo, le patate sono praticamente cotte. A questo punto togliamo lo spago e le andiamo a tagliare a fette, però prima voglio farvelo vedere tagliato a metà, perché poi lo farò a fette, è ancora molto caldo, quindi voi aspettate che si raffreddi un bel po', mi raccomando. Guardate, Facci vedere. voilà, Wow, che meraviglia, guardate che un meraviglia. po'. Adesso ve lo giro così magari lo vedete meglio. Eccolo qui. Scusate, ma pesa molto e la tovaglia si è tutta rigirata. È uno spettacolo. Ragazzi, è veramente bello. Che dite? Fantastico. Morbidissimo, succulento. Non lo assaggio perché, come potete vedere, è ancora molto molto caldo. E mi raccomando, provate a farlo e diteci se vi è piaciuta la ricetta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!